Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo a parlare della critica della ragion pratica, la seconda critica di Kant, la seconda opera importante di Kant che noi trattiamo. Io la mia, aia, io la mia piccola, insomma è diventata grande, ormai è un gattone, la mia piccola gatta Sophie, a cui ho chiesto, come al solito, di aiutarmi, di dividere con me questa spiegazione. Lei si rifiuta perché dice che non sa parlare e che quando ho provato a farle studiare Kant, lei ha pensato che fosse difficile e incomprensibile. Vero, Kant non ti piace, quindi va bene, saluta, guarda nella telecamera, guarda qui, saluta i nostri videoascoltatori e beh, adesso la lasciamo libera, Sofì. Iniziamo a parlare della critica della ragion pratica di Kant. In quest'opera Kant parla della morale, è un'opera ovviamente sulla morale, critica della ragion pratica. Nella prima critica invece Kant, l'avete visto, abbiamo fatto tante lezioni lunghe, forse troppo lunghe, nella critica della ragion pura invece lui parlava della conoscenza e parlava della natura, degli oggetti fisici, degli oggetti esterni, della natura oggettivamente ordinata da leggi scientifiche, dalla natura vista in maniera meccanica e in maniera scientifica. Invece qui parliamo di qualcos'altro, cioè della morale. Fate attenzione, critica della ragion pratica. Sin dall'inizio Kant chiarisce che lui non vuole in realtà cambiare necessariamente i comportamenti o le valutazioni morali delle persone, d'accordo? Non ha questa pretesa, cioè in realtà lui non vuole davvero costruire un nuovo sistema di valori, d'accordo? Una nuova precettistica da far rispettare. Lui dice che in realtà una vita morale esiste, già è un dato di fatto, anche nella vita quotidiana ci sono valutazioni morali, atti morali, persone che decidono se una cosa è giusta, se una cosa è ingiusta. Lui non vuole cambiare tutto questo, comunque non necessariamente, non si illude che tutto questo voglia cambiare. Tuttavia, lui dice la morale è un dato di fatto, lo vediamo anche nella vita quotidiana, esiste un comportamento morale, esistono dei giudizi morali. Tuttavia, lui dice che la vita morale in generale è una vita morale soggettiva, è una vita morale relativa, è una vita morale che non ha le caratteristiche dell'universalità. L'azione morale o l'intenzione morale non è identica in tutti gli uomini, non procede dagli stessi principi. È proprio su questo che Kant vuole intervenire. Kant dice, anche se io non voglio e non ho da indicare dei nuovi precetti, un nuovo sistema concreto, d'accordo, di comportamento, io che cosa voglio fare? Io voglio realizzare il compito di quella che dovrebbe essere una filosofia morale, che non indica una morale relativa, relativistica, molti altri filosofi potrebbero non essere d'accordo con lui. Lui dice che vuole compiere un'indagine critica circa i fondamenti della moralità. Come nella ragion pura noi abbiamo, nella ragion pura, vi ricordate, da un punto di vista teoretico, nella ragion pura, noi abbiamo che cosa? Esaminato le condizioni di possibilità dell'esistenza di una conoscenza oggettiva, vi ricordate? Cioè i fondamenti della conoscenza, determinare le condizioni di possibilità affinché esista una conoscenza oggettiva universale necessaria. Così ora, nella, nella ricerca sulla morale, si tratta di determinare, di definire le condizioni di base affinché
possa esistere una morale universale e necessaria. Avete capito bene, il modo di ragionare di Kant è sempre lo stesso. Nella ragion pura ha cercato di definire le possibilità di una conoscenza universale necessaria, oggettiva. Allo stesso modo, nell'indagine morale lui vuole ricercare la possibilità delle condizioni, attenzione anche qui a priori, come nella ragion pura, delle condizioni a priori per cui vi possano essere le condizioni formali della moralità. Quindi lui cerca la forma della legge, non il contenuto, la forma della legge morale. Una legge morale deve essere universale e necessaria, identica in tutti gli uomini, altrimenti non è una legge morale. Quindi si tratta di, come nella critica e ragion pura si trattava di definire le condizioni a priori della conoscenza, qui si tratta di definire le condizioni a priori della legge morale, i fondamenti della legge morale, le condizioni formali, non i singoli precetti della moralità. Infatti, dice Kant, una legge è tale in virtù della sua forma, non del suo contenuto, d'accordo? Una legge può essere, come la critica della ragion pura, una legge di natura, d'accordo? Una legge che riguarda le determinazioni tra corpi meccanici che vengono conosciuti oggettivamente attraverso gli a priori, le categorie dell'intelletto. È una legge di natura, è una regola universale necessaria dell'accadere dei fenomeni naturali. In maniera simile, una legge morale esprime un'obbligazione morale universale e necessaria, che deve valere, deve obbligare ad un comportamento in tutti i soggetti, in tutti i casi, cioè qualcosa che sia universale. Vedete che Kant, comunque, la sua impostazione è sempre quella. Allora lui dice che prima di tutto quando noi parliamo di legge morale dobbiamo parlare di volontà. Cioè la legge morale riguarda la volontà e soltanto gli esseri che hanno una volontà, d'accordo? Quindi l'indagine sulla legge morale è l'indagine sulla volontà, che cosa sia la volontà. Gli animali che non hanno una volontà, che non hanno una volontà libera, non possono avere una legge morale, d'accordo? La volontà. La volontà può esistere solo in esseri razionali, come gli esseri umani. Quindi attenzione, la legge morale ha qualcosa a che fare con la volontà e quindi ha qualcosa a che fare con la razionalità, perché solo gli esseri razionali, gli uomini e non gli animali, possono avere una volontà. Io ho detto una volontà libera, ma forse stiamo anticipando i tempi. Kant all'inizio non ha alcuna dimostrazione, diciamo, dell'esistenza della libertà, ne parlerà in seguito. Quindi parliamo di volontà. La volontà appartiene solo agli esseri razionali perché? Perché caratteristica della volontà è quella di determinare se stessa. Quindi la volontà, della volontà, parliamo sempre di determinazione della volontà. La volontà non è tale, non è volontà, se non ha il potere di determinare se stessa, cioè di autodeterminarsi. E questo lo può fare soltanto con la ragione, d'accordo? Io determino la mia volontà in base alla ragione. Quindi anche attenzione, la ragion pratica ha a che fare con la ragione. Questo diciamolo subito per sgomberare ogni equivoco, perché una cosa è importante. Kant, a differenza dei suoi contemporanei romantici, non pensa affatto che la morale debba essere fondata su un sentimento. Una morale fondata su un sentimento
appunto è una morale soggettiva, lo vedremo, non è una morale obbligante per tutti i soggetti umani in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Una morale non può essere la legge morale, solo una massima morale soggettiva, relativa, può essere basata sul sentimento. Una legge morale universale e necessaria non può essere basata sul sentimento, d'accordo? La legge morale deve essere basata esclusivamente sulla ragione. La capacità di autodeterminazione della volontà è una capacità razionale. Quindi lui, quando parla della ragion pratica, parla della ragione, ricordate, in senso ampio, parla della ragione esattamente come nella ragion pura. Infatti lui dice che la ragion pratica non è altro che la ragion pura pratica, non è altro che la stessa ragione di cui lui ha trattato nella prima critica, la ragion pura, che si fa pratica. La ragione si autodetermina nella sua volontà di agire moralmente, di agire in un certo modo o in base ad un'intenzione. Quindi, in teoria, il titolo dell'opera avrebbe potuto anche essere Critica della ragion pura pratica, perché la ragion pratica non è altro che la ragion pura che si esprime nella pratica, cioè nella vita morale. Allora, la determinazione della volontà. La determinazione della volontà mi porta a conformarmi con un oggetto esterno. Questa è la terminologia di Kant, anche quando parlava della conoscenza, no? Parlava del rapporto tra l'intelletto e un oggetto esterno. Vi ricordate? La chiamava rappresentazione. Anche nel caso della vita morale, della legge morale, un individuo agisce moralmente quando si rapporta ad un oggetto esterno, d'accordo? Allora, la determinazione della volontà mi porta ad un'azione, d'accordo? L'azione è l'oggetto esterno, l'azione riguarda l'oggetto esterno. Attenzione, se una morale deve essere a priori, fondata a priori, e per Kant soltanto se viene fondata a priori sarà universale e necessaria, la morale non può valutare l'azione. Fate attenzione, che cosa sto dicendo? Quando io agisco moralmente o valuto moralmente, ciò che è morale, ciò che è giusto o sbagliato, ciò che è bene o è male, non è l'oggetto esterno, cioè non è l'azione in sé, d'accordo? L'azione in sé può essere anche la stessa identica azione, buona per qualcuno, cattiva per qualcun altro, quindi è relativa. Noi non possiamo dire in alcun modo che l'azione o l'oggetto esterno della determinazione della volontà sia il bene oppure il male, neanche tantomeno per Kant la conseguenza dell'azione. Dove sta quindi la distinzione morale tra bene e male, giusto e ingiusto? Non sta nell'azione, cioè lo so che sembra strano, la morale si concretizza in un'azione, eppure Kant dice che l'azione non è quella che rappresenta il bene o il male, è neanche la conseguenza dell'azione. Ciò che rappresenta il bene e il male, che potrebbe, che potrà, vedremo Kant cercherà di dimostrarlo, rappresentarlo in maniera oggettiva, universale, obbligante, per tutti gli esseri umani è soltanto il principio di determinazione della volontà. Se la mia volontà si autodetermina, lo fa in base ad un principio, d'accordo? Ad un principio, ad una motivazione. Perché io determino la mia volontà per fare X oppure perché io determino la mia volontà per fare Y, d'accordo? Io determino la mia volontà per fare l'azione X o per fare l'azione Y in base a un principio. Cioè la mia volontà è determinata in base a un principio, d'accordo? In base ad una motivazione. È il principio che determina, spinge la mia volontà a fare una cosa e un'altra. Ed è solo il principio della determinazione della volontà che può darmi
un a priori, d'accordo? Che può darmi qualcosa di universale, di oggettivo. State capendo? Cioè, il bene e il male, la distinzione morale, non stanno nell'azione in sé, ma nel motivo per cui io decido di fare quell'azione, cioè nel principio, nel motivo che determina la mia volontà a realizzare o meno quella azione. Quindi vedete, la cosa diventa molto molto a priori, d'accordo? Noi possiamo in maniera terra proprio chiamare il principio, la motivazione della determinazione della volontà anche l'intenzione, d'accordo? La morale di Kant è una morale a priori, ma è anche una morale intenzionalistica. Ciò che conta per lui e che discrimina se una cosa che corrisponde alla legge morale buona oppure non corrisponde alla legge morale, quindi è cattiva, è l'intenzione. L'intenzione con cui la volontà si determina a fare un'azione, l'intenzione che mi spinge la mia volontà a fare un'azione, ma non l'azione stessa. Lo so che può sembrare strano, ma Kant la chiama, la pensa così. La morale di Kant è talmente a priori che per lui ciò che è importante è l'intenzione e non l'azione nel momento in cui si verifica. Non posso dire che l'azione sia un bene, sia un male, ma posso dire che l'intenzione, cioè il principio che determina la mia volontà all'azione, questa sì è un bene o un male. Posso fare un esempio. Sicuramente voi, i vostri amici, tante volte voi o qualche vostro amico è venuto a dirvi, no, a lamentarvi, a lamentarsi, magari ha combinato un disastro, le cose non sono andate come voleva, ha agito, però purtroppo lui ha agito in vista di un principio, aveva un'intenzione, ma poi purtroppo è capitato un disastro, no? Quante volte avete ascoltato, per esempio, da un vostro amico l'espressione, ma l'intenzione era buona, l'intenzione era buona. Poi è capitato un disastro. Voi direte, ma non importa l'intenzione, ciò che conta è l'azione, ciò che concretamente si è verificato. Per Kant non è così. Per Kant ciò che conta, ciò che può essere morale e immorale in maniera oggettiva, è l'intenzione che muove l'azione, non l'azione stessa. Quindi la morale di Kant è una morale assolutamente a priori intenzionalistica. Ciò che devo andare ad indagare non è tanto l'azione, ma è l'intenzione che l'ha provocata. Kant quindi si avvia alla creazione di una legge morale, di una teoria morale che da molti sarà giudicata astratta e anche un po' contraddittoria, perché rischia di non interessarsi dell'azione e della conseguenza dell'azione. Non solo, ma come vedremo, la legge morale kantiana può essere anche criticata in quanto in quanto paradossale, perché una volta determinata l'intenzione, quasi ci si disinteressa all'azione e alle sue conseguenze. È così, cioè lo stesso Kant lo dice. Fate attenzione, per quanto sembri strano, Kant dice che la determinazione delle condizioni formali a priori dell'esistenza di una legge morale riguardano solo l'intenzione, la determinazione della volontà. Quindi questa legge morale è valida anche se nessuno mettesse in pratica l'intenzione. Lo so che sembra strano. Kant dice, io ho dimostrato che quell'intenzione, che quel principio di determinazione della volontà segue la legge morale. E il mio compito è finito. Anche se paradossalmente nessuno nel mondo mai, in passato o in futuro, abbia mai messo in pratica quella sua intenzione, cioè l'importante è che determinare l'intenzione buona, il principio di determinazione della volontà. Se anche succedesse che nessuno mai metta in pratica il principio di determinazione della volontà, cioè che nessun principio, che quel principio di determinazione della volontà che corrisponde alla legge morale non si traduce mai in un'azione concreta, non importa. L'importante è che il principio di determinazione della volontà segua la legge morale. Ma poi dite, ma poi io non agisco, non faccio seguito alla mia intenzione, al principio di determinazione della volontà. A Kant non interessa, anche se adesso non seguisse nessuna azione concreta,
a lui va bene così, d'accordo? Quindi dobbiamo determinare qual è il principio di determinazione della volontà, cioè l'intenzione, perché questa è l'unica cosa che può essere giudicata buona o cattiva, o meglio, conforme oppure non conforme alla legge morale. La morale di Kant apparentemente appartiene a quelle tipologie di morali che vengono dette, proprio in qualunque libro di filosofia morale, a quelle che vengono dette deontologiche. Dal greco deon si deve. Le morali deontologiche non pensano alle conseguenze, cioè non sono utilitaristiche. Esistono due grandi famiglie morali, ok? Le morali deontologiche che dicono si deve fare questo. La più classica delle morali deontologiche è la morale cristiana, ok? Si deve dire la verità, non si deve mentire, non uccidere, non rubare, astieniti dal rubare, d'accordo? Deontologiche, perché molto spesso queste morali ti dicono cosa si deve o non si deve fare, dal greco deon, che vuol dire si deve, ok? Quindi la morale cristiana, come altre morali deontologiche, considerano l'azione giusta o ingiusta in sé, morale o immorale in sé, senza preoccuparsi delle conseguenze, d'accordo? Io mento, è sempre sbagliato. Io dico la verità, è sempre giusto. Cioè l'azione in sé che è morale e immorale, non le conseguenze. Invece le etiche utilitaristiche, ricordate Bentham, dicono che non è l'azione in sé che è giusta e ingiusta, ma le conseguenze dell'azione. Una stessa identica azione, se faccio il calcolo delle conseguenze, identica, può essere considerata buona in un caso, cattiva in un altro, buona in una circostanza, cattiva in un'altra circostanza, d'accordo? Allora, Kant ovviamente rifiuta le morali utilitaristiche. L'azione morale non è buona o cattiva in sé a posteriori, calcolando, andando a vedere le conseguenze che provoca. E quindi l'azione morale è buona o cattiva in sé, come dice il cristianesimo. Ma Kant, abbiamo visto, è ancora più duro del cristianesimo, che peraltro ammette anche delle eccezioni sul non uccidere, non rubare, eccetera. Non è che proprio l'azione sempre deve essere quella senza alcun calcolo, d'accordo? Kant, abbiamo detto, però non crede neppure che l'azione in sé sia buona o cattiva. Ciò che è buono e cattivo non è neanche l'azione in sé, ma l'intenzione, cioè il principio di determinazione che spinge la mia volontà all'azione, capite? Quindi è ancora più che deontologico, è ancora più severo, rigoristico, magari molti potrebbero dire lontano in qualche modo dal mondo reale, dalle azioni che davvero, dalle cose che davvero avvengono nella realtà, ancora più rispetto al cristianesimo, d'accordo? Avremo modo di tornare su questo senso proprio di rigorismo, di severità, di inflessibilità della legge morale kantiana, che proprio si disinteressa anche se l'azione venga o meno compiuta e tantomeno delle conseguenze delle azioni. Ritorneremo su questo altre volte. Vediamo per Kant quale deve essere, visto che questo è il campo d'indagine, quale deve essere il principio della determinazione della volontà, principio diciamo di determinazione della volontà. Affinché esista una legge a priori, una legge morale a priori, universale, necessaria, oggettiva per tutti gli uomini, attenzione, il principio della determinazione della volontà non deve essere un fine. Come direte, io agisco senza un fine? Io determino la mia intenzione, il principio con cui muovo la volontà senza avere un fine? Può sembrare strano, ma per Kant è così. Cioè l'azione morale è tale solo quando io non mi interesso minimamente delle sue conseguenze. Quindi io devo agire moralmente senza avere un fine. Senza avere un fine
vedremo se poi è proprio così, per essere più precisi dobbiamo dire senza avere un fine empirico. Ok? La legge morale non si può giudicare o manifestare semplicemente in base all'esperienza, d'accordo? Perché l'esperienza ti porta ad adottare dei criteri morali che sono relativi. Per esempio, lui dice, il fine empirico di un'azione morale, o meglio, di una motivazione, di un principio di determinazione della volontà, potrebbe essere, come abbiamo visto, l'utilità. Ma lui non è d'accordo perché qualunque fine empirico è soggettivo, è variabile, non ha i caratteri dell'universalità. La stessa azione potrebbe essere considerata utile per me se adottiamo come principio di determinazione della volontà l'utilità, o potrebbe essere non utile per qualcun altro. La stessa azione non è obbligante allo stesso modo per tutti i soggetti umani, d'accordo? Quindi il fine empirico, non può esserci un fine empirico, non può essere né l'utilità né per esempio il piacere, quindi lui utilitarismo no, edonismo no. Il principio di determinazione della volontà non può essere il piacere. Io mi determino un motivo per mangiare i broccoli. Mi piacciono, a me apportano piacere. Alla mia amica invece non piacciono i broccoli e quindi lei prova più piacere nel non mangiarmi, nel non mangiarli, d'accordo? Quindi e il principio di determinazione della volontà, se è come fine empirico il piacere, non può essere accettato, perché il piacere, esattamente come l'utile, non è un principio di determinazione della volontà oggettivo. La stessa azione potrebbe essere piacevole per uno, spiacevole per un altro. Uno la considera quindi giusta e la fa, l'altro la considera ingiusta e non la fa. Quindi vedete, l'edonismo, il fine del piacere è un qualcosa di assolutamente soggettivo e invece cerco un principio di determinazione della volontà oggettivo, universale, valido per tutti, obbligante moralmente e allo stesso tempo tutti gli esseri umani. Non può essere neanche la felicità, diciamo, è una sfumatura un po' diversa dal piacere, la felicità è un demonismo. Una stessa azione può provocare felicità a me e non ad un altro. Quindi tutti questi fini empirici, vedete, sono soggettivi, mettono luogo ad una azione morale che è variabile, che è assolutamente relativa. C'era la scuola, all'epoca era molto letta anche da Kant, del senso morale o del common sense inglese o scozzese, che diceva che una cosa era buona se un'azione è buona se è determinata dall'espressione di un sentimento, per esempio il sentimento della simpatia, della compassione nei confronti di altre persone. Quando un'azione è la conseguenza di questo sentimento di benevolenza, diciamo così, che per loro era naturale, innato in tutti gli uomini, allora l'azione era morale. Kant non può neanche accettare questo, perché anche un sentimento presunto innato che mi spinge a fare un'azione o no può essere diverso da persona a persona, d'accordo? La determinazione della volontà non può essere neanche la legge dello Stato, attenzione, per questo motivo la morale kantiana diede un po' fastidio all'epoca a qualcuno, perché Kant dice che il fine empirico di rispettare la legge non può essere valido, d'accordo? Perché la determinazione della volontà non può assolutamente venire dall'esterno, deve venire dall'interiorità dell'uomo, cioè la determinazione della volontà deve essere una condizione di cui io sono convinto interiormente. Invece se io utilizzo come fine empirico, come principio per muovere la mia volontà la legge, questo è un principio che viene da fuori. E comunque, questo lo vedremo meglio magari in seguito, per capire questo bisogna dire altre cose della morale kantiana, ma anche qui la legge è relativa. In un'azione ci può essere una legge, in un'altra una legge diversa e non va bene.
La legge morale invece deve essere proprio riunire tutta l'umanità in un unico regno dei figli, lo chiamerà Kant. La legge è convenzionale, può essere cambiata, può essere diversa da un posto all'altro, ok? E quindi non soddisfa l'universalità, la richiesta di universalità di un principio di determinazione della volontà. Quindi il principio di determinazione della volontà non può essere in nessun modo un fine empirico, non può avere a che fare con l'esperienza. L'esperienza è qualcosa di relativo, d'accordo? Peraltro un'altra motivazione su questo è il fatto che questo fine empirico potrebbe anche non realizzarsi, d'accordo? Perché ciò che è di esperienza non è sicuro, ricordate, non è sicuro. Kant direbbe, con la terminologia della ragion pura, è a posteriori, può esserci come non può esserci, dipende dalle contingenze, appunto da cosa succede nel mondo dell'esperienza. Quindi questo è un altro motivo per cui un fine empirico che riguarda l'esperienza non può essere un principio di determinazione della volontà. Io posso, per esempio, determinarmi a fare un'azione, ma non posso in nessun modo sapere se poi davvero quell'azione mi recherà felicità come io penso, d'accordo? Può darsi che invece io sbagli, io mi mobilito nella mia volontà di fare un'azione, anche se poi non la faccio, d'accordo? Non importa, l'importante è l'intenzione. Io mi mobilito, mi determino a farla in base a un principio che potrebbe anche non avere luogo, d'accordo? Non avere luogo nella realtà, perché l'esperienza potrebbe darmi la felicità o potrebbe non darmi. Allora, questo è un primo dato da cui partire. Fate attenzione, in base a questo fatto, la negazione che il principio di determinazione della volontà possa essere rappresentato da un fine empirico, Kant arriva ovviamente a considerare immorali o comunque non necessariamente conformi alle leggi morali, quindi soggettive, moltissime azioni che la morale tradizionale invece considera buone, d'accordo? Facciamo l'esempio del mendicante, d'accordo? Abbiamo l'idea che il principio di determinazione della volontà, d'accordo, sia la felicità, ok? Allora voi direte, tutti pensano di determinare la propria volontà nel dare dei soldi ad un mendicante, nel fare la carità, perché tutti, universalmente, tutti gli esseri umani pensano così di essere felici, cioè è universale, ma non è così. Cioè potrebbero esserci delle persone che hanno un fine empirico, ok? Il piacere, oppure meglio la felicità. Io determino la mia azione morale, facciamo l'esempio, in base alla felicità. Quindi io faccio l'elemosina a quel mendicante perché penso così di ricavarne una felicità, magari o in questa vita o anche in un'altra. In questa vita perché mi sentirò sereno, sentirò di aver fatto qualcosa di bene, quindi sono felice nell'aver dato dei soldi al mendicante, oppure penso che con quell'azione meriterò la vita eterna e quindi agisco in base al principio della felicità della vita eterna. Ma questo non è universale, perché appunto è un fine empirico. Ci potrebbero essere altri esseri umani che hanno una differente valutazione della felicità, d'accordo? Per esempio, ci potrebbero essere persone molto molto attaccate ai soldi che, qualora dessero l'elemosina a un mendicante, si sentirebbero infelici. Perché per loro la cosa importante è soltanto i soldi. Attenzione, voi non dovete dire questo è sbagliato, questo è morale, perché noi non abbiamo ancora determinato ciò che è morale e ciò che è immorale. Stiamo cercando di arrivarci, quindi non fate delle critiche che presuppongono qualcosa che dobbiamo ancora dimostrare. È perfettamente legittimo che se io pongo come principio di determinazione della volontà la felicità, alcuni si sentiranno felici nel dare
l'elemosina al mendicante, altri si sentiranno infelici nel darlo, d'accordo? Potrebbero esserci anche persone che appunto si sentono infelici nel fare la carità e quindi assolutamente l'azione in sé di fare la carità non è buona né cattiva, nessuna azione in sé è buona e cattiva. Bisogna vedere perché io faccio la carità. Qual è il principio di determinazione della volontà? Se io faccio la carità per un fine empirico, io non necessariamente rispetto la legge morale, perché il fine empirico è variabile, quindi non è oggettivo da persona a persona. Facciamo un altro esempio, io penso che sia utile, cioè pongo come fine principio di determinazione della volontà un altro fine empirico, l'utile, no? L'utilitarismo. Penso che sia utile dare dei soldi, fare la carità a un mendicante, perché così il mendicante starà meglio e quindi io dico è utile. Altri potrebbero non pensare così, però potrebbero per esempio pensare che quel mendicante è stato costretto a fare l'elemosina e comunque non riceverà alcun beneficio dei miei soldi, quindi non sarà utile fare la carità. Altri potrebbero anche pensare a livello politico, economico più generale, che non si risolva niente facendo la carità a un mendicante, bisogna anzi trovargli un lavoro e che comunque esisteranno sempre mendicanti proprio perché io continuo a fare la carità, d'accordo? Uno potrebbe dire è molto più utile invece di fargli la carità proporgli un lavoro. Vuoi venire a fare lavori domestici a casa mia perché comunque così l'economia migliora, si basa sul lavoro, d'accordo? Quindi anche in base al principio empirico dell'utile, uno potrebbe considerare utile fare la carità al mendicante, un altro potrebbe considerarlo non utile fare la carità al mendicante. Spero di essermi spiegato, d'accordo? Quindi i fini empirici non vanno bene, quindi il fine deve essere a priori, d'accordo? C'è un'unica cosa che è a priori e non ha un fine empirico, d'accordo? Che la ragione mi suggerisce ed è il tu devi. Il principio della determinazione della volontà deve essere un tu devi, non tu devi se vuoi ottenere qualcosa, cioè avendo un fine empirico, ma semplicemente il tu devi senza avere un fine empirico. Voi direte è strano, ma questo è il rigorismo kantiano. Io devo stabilire l'unico principio di determinazione della volontà che potrebbe essere compatibile con la legge morale è il tu devi, cioè è il dovere sganciato da qualunque altro fine empirico, d'accordo? Cioè il tu devi perché devi. Questo Kant lo dimostra in qualche modo quasi per sottrazione, d'accordo? Quasi per eliminazione. Cioè, che cosa intendo dire? Una volta compreso, dimostrato che qualunque fine empirico non può essere oggettivo, non può essere un principio oggettivo, universale di determinazione della volontà, ciò che resta, diciamo così, eliminando i fini empirici, è soltanto il dovere. Cioè la ragione mi indica soltanto qualcos'altro, oltre ai differenti fini empirici, o mi indica soltanto qualcos'altro che può essere alla base dell'intenzione, del movimento della mia volontà, quindi può essere alla base oggettivamente dell'azione morale. Il tu devi, non se vuoi, ma il tu devi perché devi, d'accordo? Il tu devi perché devi. Questa espressione tu devi perché devi può essere ovviamente, può sembrare astratta, ma questo è il problema, abbiamo visto di tutte le etiche deontologiche, a maggior ragione di una che è addirittura intenzionalistica, ancora più a priori, ancora più sganciata dalle conseguenze delle classiche etiche deontologiche, l'etica intenzionalistica di Kant, cioè tu devi perché devi, quale forma prende nella pratica, come lo applichi, come lo trasformi in qualcosa di concreto, quando io devo e quando io non devo, visto che il dovere
visto che il dovere deve essere del tutto sganciato da un fine empirico. Non posso dire tu devi se, perché io starei soltanto dicendo tu devi se vuoi ottenere qualcosa, lo vedremo in seguito. Kant scende un po' nel concreto dicendo che questa obbligazione morale, diciamo per ora astratta, tu devi perché devi, può essere resa concreta da tre formule, può essere espressa da tre famose formule, le formule dell'imperativo categorico. L'imperativo categorico, che ha tre formulazioni, tutte e tre importanti, mi dice tu devi, però in realtà mi dice in quali casi tu devi, d'accordo? In quali condizioni il tu devi si applica, in quali condizioni il tu devi fonda la legge morale. Vedremo che ci saranno anche delle obiezioni all'imperativo categorico di Kant. Io vi cercherò di esprimervi anche le obiezioni per farvi anche capire meglio che cosa Kant dice. Lo faremo la prossima lezione. Quindi la prossima lezione seguitemi, l'imperativo categorico.